là dove nessuna carrozzina elettronica è mai giunta prima. Il Monte Orsa, come si vede nella cartina, è a picco sul Porto Ceresio e più verso est scorre il confine con la Svizzera. In merito alla frontiera nord, questa zona era considerata un punto molto fragile perché sarebbe stato molto facile arrivare via lago, poi in pianura e ad esempio a Milano. Così nella zona del Baritotto e Ceresio vennero realizzati punti che avevano lo scopo di osservare e bloccare l'eventuale avanzata di truppe nemiche. E in effetti sul Monte Orsa si pensò di fare una difesa fatta a forma di triangolo con la punta verso sud e con il lato superiore che quasi corrisponde alla cresta che dal Monte Orsa va verso il Monte Pravello. Essendo il Monte Orsa di origine carsica, ha tante grotte, cavità naturali. Alcune di queste vennero utilizzati dal genio militare per costruire le gallerie che poi ospitavano i cannoni. Pare che alcune di queste grotte furono abitate durante l'epoca dei Longobardi e anche il tardo Medioevo. E mentre Manuela vi racconta del Monte Orsa, noi proseguiamo comunque la nostra missione di andare ad esplorare anche dal punto di vista dell'accessibilità. Questa è roccia calcarea. Se un geologo mi sente, spero che non mi spari, spero di non dire male. Si è formata con i sedimenti quando questa zona, milioni di anni fa, era ricoperta dal mare. Questo dovrebbe essere un muretto secco e questa volta non me ne abbiano gli ingegneri, per carità, perché erano le pietre lavorate, tagliate e incastrate in modo da rimanere attaccate senza dover mettere malto, cemento, cose di questo tipo. Così facevano drenare meglio l'acqua, che quando qua piove non solo bagna ma ha una forza incredibile. Insomma, ogni categoria professionale però poi diventa un problema, perché se è il geologo magari se la prende, se è l'ingegnere magari se la prende. Ma io non posso Per fortuna che ci sono gli informatici, no? Almeno quelli non se la prendono. Sempre non me ne vogliono gli ingegneri, Questo invece dovrebbe essere il cemento armato, l'italico cemento armato di quegli anni della prima guerra mondiale e anche prima, con cui per esempio vennero costruiti tantissimi forti nella zona del confine tra l'allora Austria-Ungheria e l'Italia, ad esempio l'altopiano di Asiago e il Trentino Alto Adige. Cemento armato. Andiamo. Italico. Italico. E allora lanciamo un concorso per andare a decidere qual è la categoria professionale meno permalosa. Ed eccoci arrivati alla prima galleria della serie che oggi andremo a visitare. La galleria dovrebbe essere lunga circa 150 metri, 6 vani, che ospita feritoie di avvistamento e anche per i cannoni, e dà verso est-sud-est, cioè la valle dove si trovano Mendrisio e più in basso Chiasso, territorio svizzero. Altro concorso. Chi sa dirmi come è accatastata questa galleria? Engage.
genere comunque le gallerie della frontiera erano scavati con mina e poi aiutati da forza di braccia di piccone assoldavano i locali per i lavori diciamo meno specializzati. Si diramano dalla prima all'ultima più o meno da nord a est-sud-est. Mi ricordo mai, cavolo, sono le stalattiti o le stalagmiti che vengono dall'alto. Cioè, Altro approfondimento, ma porca le miseria. stalattiti o le stalagmiti, quali sono quelle che vengono Scrivo dall'alto? geologia, ho deciso, basta, prima di morire insomma. Perché magari si vede un po' di panorama, no? Dove? Lì ci può essere magari la possibilità di avere una visuale migliore, ma potrebbe esserci anche un salto di roccia. Se ci vuoi andare, uno a precauzione, due tirati giù lo zaino, così 3? non rimani impigliato. E non so, 3 basta. Ma quale mistero si nasconde dietro a questo nome così evocativo, il Monte Orsa? Ho letto, non so se però è vero e verificato, che il nome di questo monte, Orsa, derivi da una vicenda del 1400, quando un signore locale invitò in queste zone il Gian Galeazzo Sforza, signore di Milano, per una battuta di caccia, e durante questa battuta di caccia venne uccisa una orsa. Io direi pollice in giù, io sono per gli animali vivi e per cercare di capire morti di come vecchiaia. convivere rispettandosi. Insomma, l'essere umano non è il padrone del mondo. Siamo arrivati alla cresta che unisce il Monte Orsa al Monte Pravello, che invece è verso est, e fra poco andiamo a visitare la galleria che dà verso Porto Ceresio e Val Ceresio. Queste fortificazioni vennero costruite tra il 1916 più o meno e il 1918-19. In realtà erano state pensate e progettate già da vari decenni, ma alla fine non erano mai state iniziate. Qui c'è il simpatico cartello. Allora, in realtà questa galleria si chiama Appostamento al Monte Orsa. C'è anche un cannone che hanno messo giusto per fare più atmosfera. Andiamo. Ma è originale dell'epoca. Non si capisce. Un cannone da campagna italiana da 105/22 modello 1461. C'è la scanalatura per far ruotare il cannone. Sì, se notate ci sono anche quelle cavità dove sicuramente c'erano munizioni, rifornimenti, e poi è anche da notare là che c'è una scaletta che serviva probabilmente per poter guardare fuori e magari aiutare a orientare il cannone. E poi ci sono, sempre nella volta di cemento armato, ci sono degli anelli, li vedi? Là e poi qua. Serviva secondo me a legare il cannone, perché quando sparava c'era, come si dice, il rinculo, cioè andava indietro. Un sacco di calcestruzzo e cemento armato. Ma siamo sicuri che non era elvetico? No, italico. Come dicevi tu nel video del Forte Montecchio Nord,
lasciamo link in descrizione. Il soldato deve essere efficiente, quindi deve essere anche organizzato tutto bene. Il cannone! Appunto, come si vede, il cannone è ancorato ai ganci, perlomeno quelli frontali, perché quando sparavo ovviamente... Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Questo pezzo, il cui modello originale era austro-ungarico, fu realizzato nel 1914 dalla Skoda. Costituì la spina dorsale dell'artiglieria austro-ungarica per tutto il primo conflitto mondiale. Dopo la resa furono poi in più riprese trasformati per l'impiego nell'esercito italiano, presso il quale rimasero in dotazione fino agli anni 80. L'unico pezzo attualmente in servizio si trova a Roma sul Gianicolo e dal 1991 spara il quotidiano colpo di cannone per indicare il mezzogiorno nella capitale. Obice austro-ungarico su polpaccio italico. Sentire l'aria che arriva, quindi sono tutti di reazione. Ciao, complimenti all'ingegnere di Diego. Andiamo verso la cresta che dà su Porto Ceresio e Val Ceresio. Eccoci qua sul panorama, si vede anche il Ponte Tresa, qua siamo sulla cresta, un bel saltone di roccia, quindi si può capire meglio perché questo monte fosse strategico per monitorare e cercare di difendere un eventuale attacco che sarebbe potuto venire dal lago di Lugano. È quindi la base di quel triangolo che dicevamo all'inizio. Qui la montagna può sembrare facile, non è così, perché ci si trova ad avere un dirupo e dove ci sono le opere e tutte le costruzioni della frontiera nord, ciò che rimane molto, appunto la maggioranza, è in stato di abbandono, quindi sempre prestare moltissima attenzione. E sono stanco, sono decisamente fuori forma dopo un sacco di mesi di fermo, di stress. Saranno anche una decina di chilometri, però soddisfazione perché rispetto per esempio alle ultime siamo riusciti a fare tutto il percorso senza dover rinunciare da qualche parte. Questo è positivo. Approvo. Ok. E poi vabbè, insomma, il fatto già proprio di essere di nuovo on the road è soddisfacente. Per cui, niente, dagli Exploratores Habiles qui per ora è tutto. Passo e chiudo, ci vediamo alla prossima. Hasta luego, anche dalla Super Buba.